Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi prepariamo una deliziosa parmigiana di zucca. Ci occorrono circa 1 chilo di zucca che dovremo andare a pulire e privare dei semi e dei filamenti, 200 grammi circa di provola affettata, prezzemolo fresco, 1 litro di latte con cui faremo la besciamella, 200 grammi di parmigiano grattugiato, noce moscata, pepe nero, 80 grammi di farina 00, 100 grammi di burro, sale quanto basta. Iniziamo a pulire la nostra zucca. Vi lascio tutto il procedimento di come la sbuccio. La zucca, come potete ben sapere, ha una buccia molto dura, quindi dobbiamo fare attenzione a non tagliarci. Vi suggerisco di utilizzare questo metodo perché è altamente sicuro e non vi farete del male, avrete semplicemente bisogno di un buon coltello. Adesso prendiamo un semplice coltello da cucina, quindi un coltello sicuramente più sicuro, e andiamo a togliere tutta la parte dei filamenti, in questo modo. Riprendiamo il nostro coltello e semplicemente andiamo ad affettare delle fettine spesse circa un 4-5 mm. Prendiamo una teglia da forno, la ungiamo con un po' d'olio, disponiamo le nostre fette di zucca, cospargiamo con un pizzico di pepe nero se lo gradite e un pizzico di sale. Irroriamo con un filo d'olio e mettiamo in forno per 40 minuti a 180 gradi. Nel frattempo possiamo preparare la besciamella. Facciamo il roux. Facciamo sciogliere quindi il burro, aggiungiamo la farina tutta ad un colpo e mescoliamo bene. Fino a che non ci saranno più grumi di farina. Aggiungiamo il latte poco per volta. Mano a mano che il latte si sarà incorporato al roux, procederemo ad aggiungerne dell'altro. Per ottenere una besciamella liscia senza grumi, il segreto è mescolare continuamente. Aggiungiamo quindi il sale, vi consiglio di non abbondare troppo, perché poi all'interno della nostra parmigiana ci sarà molto formaggio e quindi diventerà bella saporita. Aggiungiamo anche della noce moscata che darà un profumo meraviglioso alla nostra besciamella. Io adoro il profumo della noce moscata. E a questo punto, quando le nostre fette di zucca saranno diventate belle tenere, potremo andare a formare la nostra parmigiana di zucca. Prendiamo una pirofila,
Questa è più o meno 30 x 40 cm e iniziamo a stratificare, quindi un primo strato di besciamella. Vi consiglio di farla con la besciamella ancora molto calda, perché altrimenti raffreddandosi inizierà a diventare più densa. Quindi mettiamo le fette di zucca, il pangrattato, il formaggio grattugiato, il prezzemolo, la provola, la besciamella, la zucca e ancora il pangrattato, il formaggio e tutto il resto, fino a terminare i nostri ingredienti. A questo punto siamo pronti per andare a infornare la nostra parmigiana di zucca, 200 gradi per una mezz'oretta circa, fino a che vedremo che si sarà formata una crosticina golosa in superficie. E questo è il risultato. È un piatto davvero molto delicato e molto goloso. Se non l'avete mai provata, vi consiglio davvero di provarla. Inoltre è un piatto assolutamente vegetariano, quindi ci permette di non mangiare sempre la carne ed è una scelta sostenibile. Se siete vegani, naturalmente potrete omettere il formaggio e magari utilizzare un latte vegetale, come per esempio il latte di soia o il latte di avena. E voilà, il risultato è veramente extra cremoso. È un piatto che a me piace molto, quindi vi consiglio di provarlo e come al solito, se provate una mia ricetta mi fa sempre piacere quando venite a farmi sapere se vi è piaciuta. Bene, io vi mando un bacio, un abbraccio, vi auguro una bellissima serata e se vi va di sostenere il mio canale ricordate di condividere la ricetta con gli amici, magari su Facebook, di lasciare un like e se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale. Grazie di cuore e ricordate sempre di attivare la campanella azionandola su tutte le notifiche, solo così sarete i primi a ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ciao, bacioni a tutti e a presto!